Allora amici, sono andato ad inserire la lampadina a LED e mi sono accorto di una cosa. Mettendo in moto lo scooter, sulla posizione dell'anabbagliante la lampadina funziona perfettamente, vedete? Quando vado a mettere l'abbagliante, la spia qui si accende, però la lampadina si abbassa di luminosità, vedete? L'abbagliante dovrebbe fare più luce, invece fa meno luce, anche se accelero non cambia. Spengiamo se non facciamo puzzo. Quindi cosa ho fatto? Ora lo faccio qui insieme a voi. Prendiamo il tester, lo mettiamo su corrente continua e andiamo a misurare la tensione e vi faccio vedere cosa esce scritto. Questa ammassa, questo sull'anabbagliante, vedete da 0,50-44 volt e sull'abbagliante uguale da 0,40. Quindi prova, riprova, alla fine mi sono accorto che da lì, dal faro, esce una tensione alternata. Mettendolo sulla tensione alternata, allora, anabbagliante, questa ammassa qui di lato e questo qui, mi dà la tensione di 13,8 volt. Sull'abbagliante, che è qui accanto, 13,6 volt. Quindi cosa ho fatto? Ho acquistato un trasformatore che va appunto a convertire la corrente da alternata a continua, perché come ben sappiamo le lampadine a LED per auto, moto vanno tutte con la tensione continua. Ecco qua il nostro pacchettino, acquistato su Amazon, poi tanto come sempre vi lascerò in descrizione il link per l'acquisto. Andiamo ad aprire. Eccolo qua. Allora amici, adesso vi faccio vedere quello che ho fatto. Questo è il nostro trasformatore da alternata a continua. Qui c'è l'ingresso, quindi qui andrà l'alternata dello scooter, entra qui e qui uscirà i 12 volt che andranno alla nostra lampadina a LED. Quindi qui ci ho messo dei capicorda maschio che andranno ad inserirsi qui nelle femmine, vedete? Ora tanto facciamo il collegamento, vi faccio vedere. E qui l'uscita dei 12 volt capicorda femmina che andranno qui sul nostro portalampada, qui e qui. Facciamo il collegamento. Questi sono più e più, non hanno polarità, poi l'alternata si sa non ha polarità. Quindi mettiamo uno qui nella massa, tac, e un altro qui, tac. Perfetto. Adesso colleghiamo i 12 volt in uscita. Quindi 12 volt hanno polarità, la massa che va qui, perfetto, e il polo positivo qui accanto. Questo capocorda era rosso come questo qui, gli ho dato una verniciatina alla bomboletta nera ed è venuto perfettamente, almeno si riconoscono. Quindi ricapitolando, alternata dell'abbagliante esce, entra nel trasformatore e dal trasformatore esce e arriva al 12 volt dell'abbagliante alla lampada. L'anabbagliante l'ho lasciato così perché l'anabbagliante in alternata comunque riesce a funzionare. Con l'anabbagliante assorbendo meno corrente il LED riesce a funzionare. Ora poi non voglio stare a spiegarvi tutto lo schema elettrico. Per farvela breve, l'alternata è un'onda sinusoidale, la continua diciamo o funziona tutto alto o tutto basso. Quindi il LED cosa fa? Con l'anabbagliante riesce a prendere la parte alta dell'onda sinusoidale e riesce a farlo funzionare. Poi tanto ora mettiamo in moto e vi faccio vedere come funziona perfettamente sia l'anabbagliante che l'abbagliante. Allora amici, ora è sull'anabbagliante. Se io vado a mettere l'abbagliante fa più luce, vedete? Giustamente, e qui si accende la spia. Adesso spengo, metto sull'anabbagliante. Questo fatto che vibra si risolve accelerando. Vedete? Quindi accelerando, andando in giro smette di vibrare. Adesso spengo perché sennò muoio intossicato qui in garage. Qui sopra capicorda sono andato a mettere il nastro isolante, vedete?
Questo è il trasformatore che ho fissato con una bella fascettina sopra il telaio del manubrio. Ecco qua una nuova lampadina acquistata su Amazon alla modica cifra di 26 euro. Adesso andiamo ad aprirla. È a LED anche questa. Qui all'interno troviamo dei guanti per installarla. Comunque se la mettiamo anche con le mani non succede niente. Basta stare attenti a non toccare la parte dove ci sono appunto le lampadine a LED. E questa è la lampada. Guardate com'è bella. L'attacco è il suo, infatti vedete c'è la letta grande e la letta piccola. Andiamo ad inserire la lampada. Perfetto. Questa è l'anabbagliante, adesso andrò a mettere l'abbagliante. Allora amici, io vi ho provato a staccare il trasformatore dell'alternata. Questa qui sembra funzionare anche senza trasformatore, quindi se andate a utilizzare questa lampada potete metterla tranquillamente senza andare a mettere il trasformatore, fare tutti i vari attacchi eccetera. Se invece utilizzate quell'altra lampadina che vi ho fatto vedere, dovrete mettere il trasformatore. Qui ho tolto il trasformatore, ho messo cavi diretti alla lampadina e qui davanti c'è appunto quella che mi è appena arrivata. Eccola qua, la nostra lampadina. Adesso andiamo a chiudere il tutto. Eccoci a noi amici, il lavoro finito. Adesso lo andrò a mettere in moto e vi farò vedere l'impianto a LED. Giriamo la chiave, mettiamo in moto, avvicinati cameraman. Qui possiamo notare il faro, luce bianca, LED, anabbagliante e così c'è l'abbagliante. Queste sono le luci diurne che naturalmente funzionano sull'anabbagliante. Poi andiamo ad inserire la freccia a sinistra, eccola qui, perfettamente funzionante, insieme a quella posteriore. Guardate che luce che fa, perfetto. Naturalmente quelle di destra, sia la posteriore che l'anteriore, non funzionano perché abbiamo appunto inserito le resistenze. Vedete che spettacolo? Ora le luci diurne qui lampeggiano ma in realtà sono fisse, Io non so come farvi vedere che non lampeggiano. Proviamo ad avvicinarmi, mettiamo quest'altra telecamera. Questa, ecco, qui sono fisse. Con quest'altra telecamera, vedete? Vedete come sono fisse? Qui c'è il faro a LED. E adesso andiamo a inserire la freccia di destra. Eccola qui, anche questa perfettamente funzionante.
iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Ciao!